Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature. Ragazzi, io sono Joe e in questo video andiamo a fare la terza edizione, o meglio, terza puntata su reaction su ferrovie in miniatura o comunque plastici ferroviari. Raga, nel frattempo mi è venuto in mente una cosa, perché questo tipo di format sta andando bene e questa cosa sicuramente darà forza a tutti coloro che vogliono entrare a far parte di questo mondo per avere un po' di idee di come sono fatti i plastici in tutto il mondo. Questo sicuramente può esserci d'aiuto, ma appunto dicevo, mi è venuta un'idea, stavo pensando magari di portarvi anche un format dedicato al fai da te, nel senso tutte quelle cose che possono esserci utili per poter lavorare nel mondo appunto del modellismo, perché sapete, in questo mondo del modellismo bisogna avere un po' di capacità di manovalanza o comunque un po' di fai da te e sicuramente non guasta. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace quest'idea, che potrebbe iniziare. Se magari mi scrivete nei commenti che vi piace quest'idea, io magari comincio a preparare anche questo tipo di format. Ma nel frattempo raga, prima di cominciare a guardare che cosa ci aspetta oggi, vi ricordo che dovete votare qua sotto il plastico che vi piace di più da 1 a 10 e poi ci vediamo tra poco. Raga, benvenuti! Allora, partiamo subito con questo plastico. Siamo in Germania, Märklin. Mi ha attratto molto questo canale, tratta Märklin, e ha un plastichino niente male. Stiamo parlando del canale di Peter Pernsteiner. Qua, in questo caso, stiamo assistendo a un plastico in scala K0, gestito da una centralina Märklin, ed è veramente qualcosa di eccezionale per quanto riguarda la movimentazione. Mi piace molto questo plastico, anche se un po' vintage secondo me, c'è proprio quel 20% di vintage dentro che secondo me, vabbè che poi Märklin e del resto l'80% è così, che però un po' mi lascia un po' di amaro. Però mi piace molto la movimentazione di questi treni e soprattutto come è gestita la stazione e lo scalo merci. Guardate raga e fatemi sapere. Um in Richtung Schattenbahnhof zu fahren, macht sich am Durchgangsbahnhof auf Gleis 1 eine Baureihe 102 von Märklin nebst einem DB Regio Doppelstockwagen-Set von Märklin auf dem Weg zu Gleis 6 im Kopfbahnhof. Alessandro Piazzai è un altro canale italiano che ho trovato qualche giorno fa e penso che anche questo non è la prima volta che mi balza davanti agli occhi, perché ha un sacco di video tutti ambientati in anni 80. Infatti guardiamo subito l'ambientazione, lo capite già da soli, e vedete proprio il transito di alcuni treni spettacolari. Guardatevi il video, ma ragazzi votatemi questo plastico, perché secondo me, al di là dello sfondo che è molto, ovviamente è un poster molto bello, ma il plastico ha dei dettagli mica male. A me
è piaciuto tantissimo, ho guardato anche altri suoi video, quindi vi invito, come sempre faccio, ad iscrivervi, a guardare i canali dei rispettivi video che vi faccio vedere. Questo serve, ragazzi, proprio per divulgare questa cosa, perché non esisto solo io come canale, anche perché io non riesco a darvi tutto questo, e proprio per questo mi sono inventato questo format che serve sicuramente per tutti a darci un po' di idee, di fantasie e ad aprire gli occhi su questo fantastico mondo. Qui siamo invece in un'altra ambientazione del tutto tedesca. Ho scoperto di questo club Wittenbach. Non lo so se è una cosa nuova, raga, ma io leggo 2022, ho guardato un po' il suo canale, niente male. Plastico in scala N, mastodontico, ragazzi. Io questo plastico l'ho guardato, ho visto vari video, vi invito ad andare a vedere perché veramente, raga, ne vale la pena, è qualcosa di strepitoso. Non è dettagliato, diciamo, a livelli di finezza per quanto riguarda quello che insomma ci aspettiamo, soprattutto noi esigenti, ma ha una particolarità, quello che la scala N offre, ovviamente la possibilità di avere una grande visione di un layout, in questo caso tra l'altro molto montuoso, ci sono un sacco di montagne, mi ricorda un po' il mio vecchio plastico dell'associazione, ma guardate, ragazzi, la scala N cosa vi permette di fare, ma soprattutto guardate quanti treni circolano su questo plastico, ma quanto è bello, raga, guardatelo perché veramente a me ha lasciato veramente commosso. Noterete anche il passaggio di un camioncino in scala N della Faller Car System, ma soprattutto assisterete a momenti epici di salite sopra le montagne e poi anche una grande estrazione con un bellissimo smistamento e un ponte spettacolare che passa sopra di essa. Ragazzi, guardatelo perché veramente ne vale la pena. Ripeto, dettagli non straordinari, classica cosa tedescona, ma ragazzi veramente il plastico è stupendo. Il canale si chiama Spiris Modelbahn Welt, quindi andatelo a vedere, ragazzi, perché è veramente figo. Come ho fatto nello scorso video, sono incappato in un altro canale più o meno simile al mio e anche in questo sono entrato in un altro canale che si chiama Ta Models, gestito da un ragazzo o due ragazzi, penso molto giovani, e questa cosa mi fa star bene sapere che esistono ragazzi giovani che fanno questo tipo di genere
e italiani finalmente, dove questi ragazzi credo abbiano un'associazione o comunque un luogo dove possono fare veramente tanto, un po' come facevo io 5 anni fa, e stanno facendo delle cose molto belle, stanno divulgando tante tecniche che possono essere utili specialmente per chi lavora sui plastici modulari. Infatti sono entrato in questo video, che vi lascio alcune piccole immagini, poi vi invito ad andare a vedere il canale, dove fa vedere come fanno a tagliare un plastico. Io ho trovato veramente un lavoro fatto bene, gestito da persone competenti, e quindi ragazzi il mio applauso va a questo gruppo. Spero che cresca tantissimo, in questo momento ha 3700 iscritti, ma dobbiamo andare a guardarlo e dargli forza di fare magari più video, perché è veramente forte, raga. Quindi anche qui non dobbiamo votare il plastico, perché qua fa vedere delle tecniche, ma votate il canale, andatelo a vedere e fatemi sapere che cosa ne pensate. Per effettuare il taglio preciso e pulito, come potete vedere, continuiamo ad aiutarci a tenere ferma la rotaia con la nostra pinza. Un lavoro molto importante da effettuare quando si fa un plastico modulare è il taglio del paesaggio. Qui possiamo vedere l'esecuzione del taglio. Soffrivo di malinconia e quindi sono ritornato nel canale dell'amico Treni e Trenini sul plastico di Nova Luna. C'ero già andato in qualche altra reaction. Questo video l'ha pubblicato mentre io stavo facendo questo video, mi è balzato davanti agli occhi che era appena uscito, io l'ho preso al volo e non potevano farvi vedere questo scorcio ferroviario straordinario, ambientato anche qui in anni molto molto remoti, e stiamo parlando del passaggio di una 685 a vapore che è veramente spettacolare. Credo sia datato 1929, sì, c'è scritto qui. Anzi, tra l'altro mi è venuto in mente una cosa, raga. Che ne dite poi magari di farci un po' di cultura insieme sui treni reali, andando a vedere un po' delle nozioni storiche dei nostri treni, cominciando da quelli italiani, andando a spulciare proprio nella storia dei treni del passato, dai treni dell'epoca appunto del vapore fino ad arrivare ai tempi nostri, andando anche ad aiutarci a capire le sigle ferroviarie e le epoche, capire per quale motivo si chiamano in quel modo, eccetera. Questo sicuramente va a rispolverare anche un po' la mia mente, ma a dare a tanti di voi che magari non lo sanno la possibilità di capire e di riconoscere un treno e sapere qual è il suo nome, il suo ambiente, per quale motivo è così, e perché no, magari questa primavera cominciare ad andare a esplorare anche i posti reali di ferrovie, magari anche abbandonate. Di questo ne avevamo già parlato, era una promessa che avevo fatto e cominceremo sicuramente. Ma adesso ragazzi, godetevi queste immagini che sono straordinarie. Bene ragazzi, la sorpresa non poteva che essere ancora il mio grande canale che ammiro veramente e che invito a Nino nuovamente a fare più video con altre angolazioni, magari anche riprese dall'alto, riprese in cabina. Fallo Nino, ti prego, perché il tuo plastico è quello che lascia stupiti tutti. Lo abbiamo visto dalle votazioni anche delle reaction precedenti, lascia tutti quanti a bocca aperta. Perché io dico sempre, quando c'è qualcosa che ti dà quella cosa che ti fa vibrare, ti fa godere in quel modo, vuol dire che c'è qualcosa di veramente magico, ed è quello che accade nel plastico di Nino. Specialmente, raga, io sono attratto dalla curva, io sono veramente attratto poi specialmente da questa parte del plastico, quando questo Intercity gestito da una D445 si curva e fa questa curva spettacolare che veramente rende il tutto molto molto bello da vedere, godurioso. Guardatelo e fatemi sapere anche voi se la pensate come me, ma credo sicuramente di sì.
Bene raga, questo video finisce qui, abbiamo guardato un po' di plastici. Fatemi sapere le vostre votazioni qua sotto, fatemi sapere se vi piacciono tutte le idee che vi ho promosso durante questo video. E che dire, noi ci vediamo al prossimo video. Prossimamente tornerò a fare ancora un po' di lavori sul plastico, perché raga, in questi giorni, a parte il freddo, ma non sono in grande forma per uscire, e quindi evito per non stare peggio. E quindi ci sentiamo comunque tra qualche giorno ancora con un nuovo aggiornamento. E raga, ci tengo, fatemi sapere il discorso del fai da te, perché secondo me può essere un valore aggiunto in questo canale. Raga, ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao!